Stop, 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 stop. Hey! Mi salvano la vita. Ci siamo, ci prepariamo perché hanno visto due megatte, Enrico? Ecco. È molto faticoso perché devi fare sempre dentro e fuori l'acqua. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Fa un po' strano a dirlo, ma sono appena atterrato su un vulcano, in mezzo all'Oceano Atlantico. Sono a Pico, che è una delle isole principali delle Azzorre. Pochi sanno però che il romanzo di Moby Dick è stato ispirato proprio dalle storie di balene e balenieri dell'isola di Pico, perché qui vivevano i migliori cacciatori di tutto il mondo. E io sono venuto fin qui per incontrare gli ultimi ex balenieri ancora vivi sull'isola, ascoltare le loro storie, ma anche incontrare chi sta dedicando la sua vita a proteggere i giganti del mare. L'isola di Pico si trova esattamente qui, tra il continente americano e quello europeo. Fa parte dell'arcipelago portoghese delle Azzorre e viene soprannominata il giardino segreto dell'Atlantico. Qui la natura selvaggia impenetrabile regna sovrana, offrendo un paesaggio che sembra un labirinto di bellezze primordiali. Quest'isola è un richiamo irresistibile per coloro che cercano la connessione profonda con la natura e un'avventura senza confini. È proprio per questo motivo che Enrico, un appassionato ricercatore italiano, ha deciso di trasferirsi qui per studiare e proteggere le maestose balene che solcano questi mari. Il grande cambiamento in realtà che si è verificato qui alle Azzorre è stato dal periodo della caccia, dove questo poteva essere considerato un cimitero dei cetacei e del capodoglio in particolare, a un paradiso per loro, anche se per molti animali che non si fermano sempre qui, dal paradiso devono uscire per utilizzare altri habitat e là dove vanno non è sempre ancora un paradiso per loro. È una storia recente, molto recente, e le persone che adesso lavorano nel settore del whale watching, magari come avvistatori, sono le stesse persone che uscivano in barca per arpionare i capodogli, quindi nel corso di una vita umana c'è stata una transizione per un'attività questa volta non estrattiva, quindi insomma ha giovato a tutti. Insieme a Enrico e al suo team tenteremo di avere un incontro ravvicinato con questi giganti del mare. Ma visto che nei prossimi giorni sembra arrivi una tempesta perfetta, abbiamo deciso di tentare subito la sorte e uscire in barca. Mi hanno consigliato di mettere una muta da 5 mm perché l'acqua è freddissima, è difficilissima da mettere. Mi salvano la vita. Il tempo sta cambiando, cambia repentinamente. Nei prossimi giorni il mare dovrebbe essere mosso. Questo è tranquillo, questo è normale. Quindi abbiamo mangiato da pochissimo e devo dire che l'omelette si sta riproponendo. Speriamo di no. Stiamo affiancando delle balenottere boreali. Eccola. Wow, è enorme! Wow! È grossa come un autobus. Praticamente c'è un gruppo di balenottere boreali. Non amano stare ferme perché stanno mangiando, quindi non ci tufferemo con loro, ma le possiamo osservare da qui. Michael ha appena detto che ci dovrebbe essere una balenottera boreale ancora più grossa di quella di prima, sempre sulla sinistra. Dobbiamo stare attenti. Eccola! Wow! Porca miseria! Che animali affascinanti! È difficile credere che balene, delfini e orche milioni di anni fa camminavano sulla terraferma simili a dei lupi. Sono un ricordo vivente della straordinaria evoluzione che ha plasmato il nostro pianeta.
Oggi queste magnifiche creature regnano maestose sugli abissi dell'oceano, con una potenza elegante che incanta. Non so se sono teso o mi sta venendo a vomitare, perché sto soffrendo la barca. Però ci stiamo per lanciare e nuotare con delle balene. Non riesco a pensare tantissimo adesso. Un misto tra emozione e nausea. Vi vedete? Wow! Mi giravano tutto attorno. Dopo una nuotata magica con un baccello di delfini comuni, purtroppo non abbiamo più avvistato nulla e stiamo tornando a casa. Vorrei anche dirvi che questa è l'espressione delusa per non essere riuscito a nuotare con le balene, ma in realtà è la smorfia di chi sta trattenendo il vomitino con tutto se stesso. Non siamo riusciti a vedere quasi niente, c'era una megattera, però il mare era veramente torbido, siamo stati un po' lenti nei movimenti e quindi siamo riusciti a vedere veramente poco. Bella lezione dal mare, come se mi avesse dato uno schiaffo dicendo: tu sei venuto qui tutto bello, tirato, con la muta, pensavi di vedere tutto il primo giorno, ma invece te lo devi meritare. Quindi torniamo domani. Nuova giornata alle Azzorre, soleggiata, meravigliosa. Oggi dovevamo uscire per immergerci con le balene, ma non si vede neanche. È straordinario come a causa dei venti oceanici il clima cambi repentinamente. Un secondo fa c'era il sole, mentre adesso io non vedo niente. Sono dentro un banco di nebbia, che però non è nebbia, è una nuvola. Stiamo entrando dentro alle nuvole perché a causa della pressione le nuvole si abbassano e quindi creano questa sorta di nebbia. Qui c'è un detto che dice: se il tempo non ti convince, aspetta mezz'ora. Purtroppo però oggi non serve aspettare perché il mare è in tempesta e così ne approfitto per andare a visitare uno dei luoghi più iconici della storia recente di quest'isola. È incredibile pensare che in questo spiazzo sono stati uccisi migliaia di giganti del mare, perché la fabbrica che vedete dietro di me era la fabbrica principale più iconica dell'isola, dove veniva lavorato il grasso delle balene, che veniva utilizzato per le industrie per lubrificare tutti i macchinari, ma anche per fare saponi, margarina e soprattutto per illuminare tutte le città, perché ai tempi veniva utilizzato il grasso delle balene per accendere le lanterne. Quelli che vedete lì erano proprio i vericelli che servivano per trascinare le carcasse delle balene fuori dall'acqua, per poi prima tagliare la testa e poi tagliare pezzo per pezzo la carcassa e portarlo dentro la fabbrica e lavorarlo. Di solito dai balenieri venivano prediletti i capodogli perché erano quelli più ricchi di grasso ma anche più lenti e quindi più facili da attaccare. Daqui o cachalote ao varar, ao desmanchar aqui, depois ao desmanchar isto criava-se aqui neste pátio secções, a secção da cabeça, a secção do toicinho e a secção da carne. Dessa parte, à maneira que iam trabalhando, que isto trabalhava-se dia e de noite, que não havia tempo para estar parado, tinha que se trabalhar sempre com os cachalotes estavam sempre a chegar. Que como criava muito sangue e a gordura ia criando, o calor era tanto, começava a criar muita bicho, baratas, ratos, havia aqui milhares, centenas aqui, era uma coisa impressionante. E a gente quando andava aqui, andava quase sempre aqui, sempre metido naquela porcaria. As pessoas vomitavam ali, tal era a força da porcaria que vomitavam, é que a gente podia estar sujo
e como era calor, era que tinha vitaminas, o outro tem vitaminas e estava sempre bom da pele. De uma maneira ou de outra tinha que acabar. Porque as coisas foram evoluindo, foi porque a carne e a gordura e aquela farinha era muito importante para a gente aqui. Le parole di questo gentile signore sembrano raccontare una storia di un'epoca lontana. Eppure, qui la caccia alle balene fu ufficialmente vietata solo nel 1982, diventando ai tempi un potente esempio di come un'industria che sembrava fondamentale per l'isola potesse essere convertita in un'alternativa sostenibile per la comunità, come il turismo delle balene e la collaborazione con i centri di ricerca mondiale. E così, qui a Pico, coloro che un tempo erano cacciatori di balene, ora sono diventati guardiani. Sono in macchina con Renato, che è un biologo marino dell'isola di Pico, e abbiamo la fortuna che lui conosce personalmente uno degli ultimi balenieri, cacciatori quindi di balene, dell'isola di Pico. E quindi stiamo andando a incontrarlo perché questo signore ha cambiato totalmente la sua vita, da cacciare le balene ad essere un osservatore di balene e quindi aiutare i ricercatori a studiare i loro comportamenti. Quindi voglio veramente chiedergli come è cambiata la sua vita e cos'era prima la sua vita legata alle balene. Antero is one of the oldest whalermen from the Pico Island. He used to go on the boat hunting whales when he was 17, 18 years old, and then he switched for a spotter, seated on the shore with binoculars searching for the whales, even in the time where they were hunting, and now he helps us for the whale watching, for scientific studies, for the tourism, for the people to see the whales. Is the whale hunting a kind of a taboo in the islands, or you can talk about it? You can talk about it. People like to tell their story about the island. They used to live from the whales also. Now we are going to the spotter place of Antero, called in Portuguese Vigia do Antero. Ah, it's his own one, like His he own owns. one. Yeah, he built that one on his own land, so he can work from home basically, without moving Wow. too far. Stiamo per raggiungere a Vigia do Antero, che sarebbe la torre di Antero dalla quale osserva le balene, e pensate che prima le stesse torrette erano quelle che venivano utilizzate per vedere le balene che poi venivano cacciate. È incredibile come il business delle balene adesso è cambiato e si è trasformato in un supporto per tutti i ricercatori, tutte le persone che vogliono osservare da vicino le balene, ed è quello che sta facendo adesso Antero e stiamo andando a incontrarlo. Este é o Bom dia. Giuseppe. Prazer em conhecer. Antero. Bom dia. That's his tower. This place where he works. Wow. He spends most of the days here. 130 graus. Distância 8 milhas. Direção oeste. Hora 11h20. Eu gosto de ver cedo e pensar em ver baleias. Você agora observa ballenas, mas antes tinha outro trabalho. Sim, antes andei à caça, mas a caça terminou há 6 anos. Sim, 24 anos mais ou menos. Estive na guerra, mas foi na guerra em Angola. A juventude portuguesa foi quase tudo para Angola, Guiné e Moçambique. Foram 13 anos de guerra, 13 anos de guerra. Fui à caça, havia falta de pessoal e o mestre oficial do bote era ainda meu parente. Ele dizia: Antero, isto é o trecho da guerra, a gente sabe que vai, mas não sabe se volta. A pesca da baleia que vai a espécie da guerra. E o primeiro dia que fui à caça da baleia, o vento tinha vento, nordeste, reparo uma baleia, quando a baleia está aqui, o bote fica assim, ele manda a lança para as costelas, se puder ela aguentar várias vezes, já começa o sopro, bufo, é sangue. E ela rolou-se e veio com o rabo e bateu onde eu estava sentado, e eu fui para o ar e fiquei assim na outra borda. E fui até a água para baixo e não sei, não me lembro como fiz o trajeto deste lado e se ficar longe do bote. Mesmo sem saber nadar, vem sempre para cima, puxa.
e quando eu vejo o farol da ponta da ilha, e estavam já, e havia o bote, fui-me virando, e vejo a baleia, olha, saltei para a proa, vinha roubando até ao bote, passei por cima da baleia, entrei, e estava um colega meu caído no bote com a cabeça partida, parecia que ele estava morto. E eu tive sorte. A vida do mar não se compadece com bem isso, nada, é uma vida dura. Tinha medo deste trabalho? Não podemos ter medo, senão não dá certo. Dávamos comprimidos e coisas, não é drogas, é espécie de droga na guerra, e perdemos o medo na guerra. E aqui, quando cheguei aqui, não tinha medo nenhum. Como se sentia a ver um animal tão grande morrer à sua frente? Era um alívio, aquilo é perigoso, e quanto ao matar a baleia é mais perigoso, e sentia uma grande emoção e alegria. Aí é que tinha uma emoção, porque era dinheirinho que se ia ganhar. Aqui não dava só para sobreviver, era para sobreviver, para ajudar. Eu ainda que tenho 5 filhos, não tinha luz, não tinha água, não tínhamos luz de água há poucos anos. Qual é a sua felicidade em ser vigia? É muito tempo para a minha idade estar sentado de manhã à noite. Isto faz mal às pernas, às costas, aqui o pescoço. É muito tempo. A vista ainda escapa. E começa aí, nunca desisto. Estou sempre com a esperança de ver. Mas é uma alegria quando vejo um bufo, seja azul ou seja cachalote, a felicidade é ver baleias. É ver a baleias é uma felicidade da minha idade, é ver baleias. Não, há coisas que eu não gosto de ver. Não é a distância que eles põem, que vai proteger os animais, não está nas distâncias. Está nos movimentos dos barcos, nas velocidades que vão por barco, para as baleias. Isso é que é o mais importante. E sou mau, sou considerado a agarrar, faço barulho, talvez devia moderar um bocadinho o meu temperamento, mas tem que ser assim, tem que se fazer assim, senão não. Se a baleia fica por aí tolas, não se alimentam, não dá certo. Temos que ver os animais, mas ter cuidado com os animais. Prima di sedermi qui davanti ad Antero ed ascoltare la sua storia, ero convintissimo che l'intervista sarebbe girata attorno al senso di rimorso. Il rimorso per il ruolo che ha svolto nella caccia alle balene. Ma ora mi è chiaro che allora non c'era scelta. Cacciarle per loro voleva dire sopravvivere, dare da mangiare ai propri figli. Oggi però Antero mi ha fatto sorridere perché senza accorgersene ha mischiato la sua felicità con la responsabilità di proteggere le balene. Proprio lui, che un tempo era il giustiziere di questi animali, oggi li difende con passione e li ammira ogni giorno dalla sua torretta, intuendo addirittura i loro stati d'animo. Mi piace pensarli un po' come due vecchi amici che in qualche modo hanno fatto pace. Il meteo alle Azzorre è imprevedibile, ma stavolta è dalla nostra. Il mare si è placato e abbiamo tra le mani l'ultima chance di poter immergerci con le balene prima di lasciare l'isola. E per chiudere il cerchio, dalla sua torretta, Antero sarà il nostro avvistatore. Ci siamo, ci prepariamo perché hanno visto due megattere, Enrico? Sì, la prima cosa che vedremo sono delle megattere e poi alterneremo il fatto delle megattere ai capodogli che sono un po' più fuori costa. Ok, io comunque mi preparo perché se vediamo mi tuffo. Assolutamente. Ok. A very small and simple explanation when you're ready, okay? The whale is going this way. Yeah. I need to drop you in front of the whale. Ok. The whale doesn't see in front. The whale sees on the sides. The eyes of the whale are on the sides. This is the dead spot. Adesso ci stiamo affiancando delle megattere e dei delfini. Adesso ci dobbiamo ritufare di nuovo. È molto complesso, molto difficile perché vanno veloci. Quindi riuscire a intercettarli è complesso. Però è divertente, adrenalinico. Che ogni volta potrebbe essere il momento giusto. Did you spot something? Not yet. Ok. Now we're gonna start heading
This way we see what happens. If nothing happens, we cut tape. Quindi qui il gioco è usare noi gli occhi per cercare di vedere i primi soffi quando tornano in superficie. Chiaramente anche abbiamo l'aiuto delle torrette di avvistamento che ci aiutano e che spesso sono loro a vedere i soffi, soprattutto quando magari ci siamo messi in un punto ma gli animali sono a una certa distanza. Le balene in questo momento stanno mangiando, ma dobbiamo essere pronti perché appena ce lo dice Enrico ci tuffiamo. Quando hanno finito di mangiare tornano in superficie e adesso c'è un gruppo di capodogli che è stato in immersione più di mezz'ora, quindi siamo pronti perché ad esempio già la torretta ci ha detto che sono riemersi. Chance you hear stop, you really stop. You don't have to think. You stop. Stop, 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 stop. Hey! Ragazzi, surreale. Vorrei dirti che non puoi immaginarti quanto fosse grande, ma tu lo sai. Sì, Era lo so. immenso. Sì, è più grande del normale. Abbiamo appena assistito all'immersione, quando si vede la pinna, si immerge, però vuol dire che non risalirà per qualche minuto, quindi dobbiamo cambiare posto. But the capodogli wasn't the normal capodogli. No, e come dice giustamente Michael, il capodoglio non era un capodoglio normale, era un maschio molto grande, davvero intorno ai 18 metri, che è la taglia massima per un maschio di capodoglio. Questo rende ancora più speciale l'incontro con questo super gigante di quasi 18 metri. Praticamente quando mi sono avvicinato c'era poca visibilità e non mi ero accorto di avere un autobus davanti, quindi ho visto metà corpo con la coda vicinissima a me, sarò stato a 2 metri di distanza e ho sentito un mix di rispetto e paura. Questa è la verità, perché era enorme, sembrava surreale. Certo, non abbiamo l'abitudine a condividere l'ambiente con degli animali così grandi. Io ti capisco perfettamente perché è successo anche a me, sembra quasi hai quel po' di dire questa cosa non è normale, ma dall'altro canto sei dietro una maschera e ti sembra di guardare la televisione. Bravo. Fino a quando magari senti la correntina così che dici ah no, sono io e adesso. È tempo di tornare al porto. Oggi l'oceano è stato generosissimo con me, facendomi notare con un enorme, magnifico capodoglio maschio di 18 metri. Non dimenticherò mai questo incontro, ma in realtà ciò che mi ha colpito di più sono le parole che mi ha regalato Enrico prima di salutarci. Qual è l'insegnamento più grande che ti hanno lasciato le balene? Anche se non è un insegnamento delle balene, questa relativizzazione del nostro mondo, no? Che noi cogliamo soprattutto con gli occhi quando non è buio. Tu immaginati invece la vita di un capodoglio che passa dal 70 al 75% del tempo procacciandoci il cibo, i calamari, tra cui quello gigante, a grandi profondità dove è buio pesto, dove utilizzi il suono al posto degli occhi, no? Questo mi ha fatto un po' capire che tanti lati umani che noi tendiamo a considerare molto speciali, in realtà sono molto speciali perché utili ad un animale relativamente indifeso, a nudo come l'essere umano, ma per altri animali le cose importanti sono diverse e il fatto di tenerne conto diciamo che
può aumentare anche la tolleranza nei confronti degli altri esseri umani, non solo nei confronti delle altre specie animali e non. Secondo te cos'è la felicità per un cetaceo, una balena? Quando tu vedi degli animali che interagiscono dal punto di vista sociale, no? E riconosci nei loro comportamenti anche una componente di gioco o comunque una componente di affetto molto grande, che per loro la felicità sia anche nei rapporti sociali, possono essere quelli tra mamma e piccolo, ma possono essere quelli tra le femmine di Capodoglio o di Delfino, in particolare magari quelle di Capodoglio, che hanno una fiducia immensa nei confronti delle loro amiche, tanto da essere pronte ad allattare anche i loro piccoli, cosa che è rarissima tra i mammiferi. E io credo che nel gruppo loro trovino un grande conforto. Qual è la forma della felicità per Enrico? È una domanda da niente. La cosa importante è sapere come evitare l'infelicità. Credo che sia una caratteristica umana il fatto di ridefinire come zero tutto quello che hai, no? In modo che poi alla fine tu sia scontento e infelice di nuovo. Le cose straordinarie che vivi ti ci abitui. Ogni volta che vedi questi animali, questi giganti nel loro ambiente naturale, io ho sempre la sensazione di essere privilegiato e per me questo è già fonte di felicità. Quindi secondo me la felicità è un percorso in cui devi lavorare duro per capire che in molte occasioni nella vita tu sei infelice senza motivo. Questo non vuol dire accontentarsi di poco, anche se io lo faccio per molte cose, ma è soprattutto avere la sensazione che certe volte la vita ti passa sopra e hai tutti i motivi di essere infelice, ma la maggior parte delle volte che abbiamo questa sensazione di infelicità è per una lettura parziale di quello che davvero abbiamo. E io l'ho capito molto bene, stando, forse anche perché ho avuto la possibilità, anche se è stata una scelta, di vivere su un'isola relativamente piccola, dove non hai 1 milione di svaghi, e dove però riesco a vivere a contatto con gli animali e le creature che mi hanno appassionato da quando ero bambino. Nelle parole di Enrico non c'è spazio per l'arroganza dell'uomo nei confronti della natura, ma solo un profondo senso di meraviglia e rispetto per la vita che si cela sotto la superficie del mare. Proteggere le balene non significa solo salvare una specie in pericolo, ma salvaguardare un legame che ci unisce alla natura e alla nostra stessa umanità. Guardando da vicino quelle creature imponenti si ha la sensazione di essere piccoli, vulnerabili, ma al tempo stesso parte di qualcosa di più grande. È questo il potere che ha la natura, di trasformarci, educarci e ispirarci. La felicità di cui parla Enrico risiede nella connessione tra tutti gli esseri viventi e nella capacità di vedere il mondo sotto una luce nuova, un diverso punto di vista in cui comprendiamo che non siamo altro che una parte preziosa di questo straordinario meccanismo che è il nostro pianeta.